Che ruolo e che valore ha la conservazione della memoria storica di Jonas Žemaitis nella società di oggi? Tai greičiausiai vienas svarbiausių dalykų, kad Una delle cose più importanti è che la libertà non è un regalo. Per la libertà bisogna combattere, difendersi, a volte anche sacrificare la cosa più importante, la vita. bet ji verta to La ir nostra lotta per la libertà lo laisvės dimostra. rodo, kad I nostri combattenti per la libertà lo dimostrano. kovotojai Se si è determinati, lo scopo per il quale si combatte si raggiunge. tas tikėjimas Quando l'obiettivo che ti poni nella vita non è solamente il tuo piccolo benessere, ma guarda alla comunità, allo Stato, all'umanità intera, se ti schieri dalla parte di questi valori, sei un vincitore. į savo Sì, a volte ci vogliono tanti anni di lotta, bendrumą, į tai, ma alla fine il vincitore sarai tu. tai atrodo, jeigu renki La lotta per la libertà è tutto questo, che si parli di lotta armata o resistenza passiva. 50 metų. Lotta per la libertà sono quelle persone che durante i tempi davvero difficili hanno lasciato la loro famiglia, il loro lavoro e sono andate a difendere la libertà, rendendosi conto delle grandi difficoltà in cui gettavano non solo loro, ma anche i familiari. Parlando della loro forza d'animo, mi vengono in mente i combattenti per la libertà che hanno subito il terribile destino di essere esuli, prigionieri politici, che non hanno mai perso la speranza e hanno continuato a combattere con qualsiasi mezzo. Credo che questo aspetto, che mostra una forte volontà, sia stato un po' dimenticato. Dobbiamo ricordarci anche di coloro che hanno combattuto con il loro essere umani, salvando altri da un destino terribile. Sto parlando delle persone che salvarono gli ebrei. Anche questa è lotta per la libertà. Tutti questi meritano un posto d'onore, un faro che deve guidare ognuno nei momenti di difficoltà, nostri, dello Stato o del mondo intero. Un faro che ci indica la strada della libertà, dell'umanità vittoriosa. A volte il prezzo è alto, ma ne vale la pena. E oggi siamo soddisfatti dei risultati ottenuti con quei sacrifici. Perché, secondo lei, fu eletto proprio Žemaitis come presidente del Consiglio del Movimento dei Combattenti per la Libertà nel 1949? Greičiausiai, geriausiai suprantame Joną Žemaitį Vytautą per Probabilmente comprendiamo meglio Jonas Žemaitis Vytautas attraverso la sua capacità di unire tutti i combattenti per la libertà in un momento estremamente difficile. Non esistevano i moderni mezzi di comunicazione per tenersi in contatto, coordinare la lotta, solamente la costante minaccia di essere catturati. Credo che i combattenti non si preoccupassero per le loro vite, ma della possibilità di non raggiungere il loro scopo, che era quello di cacciare gli occupanti. Dobbiamo concentrarci sulle capacità di Jonas Žemaitis nel guidare la lotta, nel comprenderla, nel conoscere perfettamente la scienza militare, di individuare i momenti chiave di quel periodo, di sapere perché abbiamo avuto bisogno proprio di quella dichiarazione del 16 febbraio 1949, fondamentale in quel momento. Se consideriamo il linguaggio, i termini, comprendiamo che quella dichiarazione si attaglia perfettamente all'oggi. Le tesi esposte in quel documento sono attualissime. Nella persona di Žemaitis possiamo trovare tantissime cose importanti per lo Stato lituano e purtroppo oggi se ne parla poco. Sì, alcune cose al tempo, per motivi di sicurezza, non erano di dominio pubblico. Žemaitis stesso era molto attento a non raccontare a parenti e amici cosa stava facendo, per proteggere il più possibile l'obiettivo per il quale lottava, difendere la Lituania e non tradire i compagni di lotta. Per questo oggi ci sembra di conoscerlo poco e ciò che dobbiamo veramente fare oggi è rivelare che tipo di persona era, cosa fece per la Lituania, per noi, per conoscere i nostri eroi di allora.
per capire cosa può significare oggi la sua lotta di allora, mentre vediamo cosa sta succedendo in Ucraina. Attraverso i tratti della sua personalità e senza dubbio attraverso il racconto e lo studio della dichiarazione del 16 febbraio 1949, dobbiamo far conoscere di più Jonas Žemaitis, far sì che finalmente Žemaitis occupi uno spazio anche nel nostro cuore. Credo che questo combattente debba occupare un posto essenziale nei nostri cuori, quando pensiamo alle lotte per la libertà, quando pensiamo allo Stato, alla società. Deve occupare un posto importante nei nostri cuori, non solo nella nostra mente, perché a volte capiamo ma non sentiamo. Questo significa che dobbiamo costruire questo sentimento attraverso una migliore comprensione della personalità e una migliore comprensione della lotta portata avanti da Žemaitis. Come immagina fosse la personalità di Jonas Žemaitis? Una personalità come Žemaitis era ciò che serviva per lavorare in condizioni estremamente difficili. La strategia, la capacità di guardare al presente con una prospettiva rivolta al futuro, la mente fredda, la sua compostezza sono le caratteristiche che più mi affascinano. I leader politici di oggi li vediamo attraverso il prisma del loro carisma. Il carisma di Žemaitis era il suo pensiero strategico e questo mi impressiona tantissimo. Sono pochi i testi di Žemaitis che ci raccontano la sua vita familiare, i suoi affetti. Eppure sono argomenti che coinvolgono le persone e che le possono avvicinare alla sua personalità. Tuttavia, è anche molto importante conoscere le decisioni che prese, apprezzare le sue competenze. Per me tutto questo è molto importante, perché spesso si vuole far credere che i partigiani fossero dei ragazzi di campagna, romantici, un po' ignoranti. Ho sentito dire queste cose anche da alcuni insegnanti. Per me è estremamente importante che la sua forza sia stata la sua istruzione e il suo pensiero strategico. Questo gli ha permesso di fare ciò che sembrava impossibile. Mi sembra che tale leadership sia ancora molto richiesta anche oggi, non quella superficiale, ma la politica vera, quella che prende decisioni fondamentali su ciò che è necessario oggi. Mi sembra che sia allora che oggi Žemaitis, attraverso le sue decisioni e la sua leadership, sia degno di attenzione. Ognuno di noi dovrebbe interessarsi alla storia. Ma cosa deve fare lo Stato per mettere la nostra storia a disposizione di tutti, per farla conoscere? E un'altra domanda è: lo Stato, nel corso degli anni, avrebbe dovuto costruire un racconto preciso di tutta la lotta partigiana? La risposta è sì, avrebbe potuto. Ma stiamo facendo solo ora la decomunistizzazione vera e propria. Ovviamente prima si cercava di farlo, ma solo ora è diventata un'attività decisa e coerente. Tanti dicono che ci sono voluti 30 anni. Forse ci è voluta la guerra in Ucraina per accelerare questo processo. Secondo lei oggi è dedicata abbastanza attenzione a Žemaitis e alle persone che combatterono per la libertà? L'attenzione della gente sicuramente c'è e mi sembra che stia aumentando. C'è interesse nella società, ci sono le ricerche storiche, ci sono gli studi del centro di ricerca sul genocidio e resistenza. C'è l'attenzione dei singoli storici, di appassionati, di volontari. E anche di fronte alla guerra in Ucraina, mi sembra che tutti comprendiamo un po' meglio il significato della difesa della libertà e quale valore essa abbia.
Ma il mio dubbio è che su questi significati, se questi significati sono completamente chiari o se ci sono alcune incertezze, è fondamentale comprendere l'essenza e da essa costruire l'intera narrazione. Mi sembra che manchi il racconto condiviso, ma questo è abbastanza naturale in uno Stato democratico. Questo processo oggi è stimolato fortemente anche dagli eventi in Ucraina. Io credo che sia giunto il momento di avere un approccio più sistematico, in modo che la nostra comprensione della storia, delle lotte per la libertà, sia più chiara e più coerente, e che anche gli eroi siano raccontati in modo chiaro. Se ci sono lati oscuri, dobbiamo parlare anche di questo. Tuttavia, comprendiamo che il periodo delle due occupazioni, dei due regimi totalitari, è stato molto difficile e sono accadute tantissime cose e dobbiamo raccontarle. Ma dobbiamo parlare con chiarezza e non soffermarci solo al 1944, quando iniziò il movimento partigiano, o al 1952-1953, gli anni della fine del movimento partigiano. La resistenza dopo continuò a essere viva. I combattenti per la libertà furono deportati e non si arresero nemmeno in esilio. E coloro che vissero qui in Lituania trovarono il loro modo di resistere in vari modi, attraverso le cronache ecclesiali o attraverso gesti come quello di Romo Kalanta. I resistenti si opponevano al regime in tanti modi diversi. E così arriviamo alla Lega della Libertà, guidata da Antanas Terlakas. E qui davvero ci rendiamo conto che manca una narrazione coerente. Per questo, insieme agli storici, abbiamo preparato un programma che ha come obiettivo principale il prepararsi per il 2029, quando sarà celebrato l'anniversario della dichiarazione. Ci sono lavori fondamentali che devono essere fatti per raccontare bene le lotte della libertà. L'obiettivo principale è la valorizzazione della dichiarazione. Deve essere raccontata, dobbiamo attribuirle il giusto valore e presentarla alla nostra società insieme alla figura di Jonas Žemaitis Vytautas. Spesso la visione di molti personaggi pubblici riguardo la posizione di Žemaitis nella memoria collettiva è che tutto vada bene così. Lo status è stato riconosciuto, ci sono i monumenti, c'è memoria, ma io credo che ancora oggi non lo percepiamo ancora come un leader dei leader. Non riconosciamo tutti i suoi meriti, perché i meriti del leader sono sempre i più grandi, senza sminuire l'importanza di altri. In quel programma prevediamo di realizzare i lavori più importanti che includerebbero la storia delle lotte per la libertà. Ad esempio, quali sono i segni della memoria di Jonas Žemaitis a Vilnius? Ci guardiamo intorno e vediamo che vicino al Ministero della Difesa, accanto al Palazzo Presidenziale, è stato costruito un monumento. Sicuramente il monumento in sé è bello, ma si trova in un'area di parcheggio, è circondato dalle auto. Così diventa poco chiaro chi sia quella persona e di che livello. Questa è una questione da risolvere. Ho proposto l'idea di riscoprire e unire più concetti nella personalità di Žemaitis. Possiamo parlare di lui non solo come di una persona importante, ma come simbolo delle lotte per la libertà. E quel luogo, quella piazza, potrebbe essere dedicato a tutti coloro che hanno combattuto e sono morti per la libertà della Lituania. Sembra non ci siano dubbi né su Jonas Žemaitis né sui suoi meriti, ma forse quella piazza potrebbe raccontarci molto di più. La piazza dovrà essere ricostruita, risistemata in senso estetico, architettonico. Quando non ci saranno più le auto davanti al monumento, il racconto sarà molto più completo, sia sulla personalità di Žemaitis, sia su tutte le lotte per la libertà. Questa idea mi sembra la migliore, forse perché facciamo molta fatica a costruire nuovi monumenti.
C'è sempre qualcosa che non quadra in termini di contenuto, di espressione artistica. In questo caso il monumento è già lì, ha solo bisogno di essere spiegato meglio. E forse quella ristrutturazione dello spazio ci consentirebbe di vivere meglio la memoria di Žemaitis. Un'altra cosa, sappiamo che oggi il luogo della sua sepoltura è inaccessibile, è in Russia, dove non possiamo ricordarlo. Per questo nel programma abbiamo previsto il suo cenotafio nel cimitero di Antakalnis, accanto agli altri capi dello Stato. Il cenotafio è una cosa davvero giusta. Ci permetterebbe di avere il luogo dove ricordare Žemaitis, dove portare in visita i nostri ospiti politici e soprattutto potrebbe aiutare a far capire a tutti chi fosse. Indubbiamente anche la dichiarazione stessa rappresenta un punto molto importante del programma, poiché il significato costituzionale della dichiarazione deve essere presente non solo nelle nostre menti, nei documenti, ma anche nei nostri cuori. La lettera e le intenzioni della dichiarazione dovrebbero essere fatte conoscere meglio. Questo è un altro punto molto importante del programma. Credo che fondare un centro per far conoscere le lotte per la libertà potrebbe contribuire molto a creare una memoria. Abbiamo in programma la creazione di un tale centro, nei locali di Albinas Kentra, situato in Totoriu, vicino al monumento di Žemaitis. Abbiamo definito che il periodo della storia delle lotte per la libertà inizia nel 1918. È simbolico che proprio dai locali di Albinas Kentra nel 1918 un centinaio di volontari partissero per difendere la libertà della Lituania. Albinas Kentra, assieme a collaboratori, ha già fondato il Centro dei Fratelli della Foresta, proprio in quella casa. Il centro potrebbe raccontare le lotte per la libertà iniziando dal 1918, passando per la lotta partigiana antisovietica, la resistenza armata e non armata, fino a Sąjūdis. Dal monumento di Žemaitis, proseguendo a destra, si arriva al centro, che può raccontare con esattezza la storia delle lotte e della personalità di Žemaitis, anche grazie agli archivi posseduti da Kentra. Nel programma ci sono tante cose. Ci sono le lotte per la libertà, la figura di Jonas Žemaitis e tutti i suoi combattenti. Ci sono molti anniversari davvero importanti. L'obiettivo di questo programma è ricordarli tutti. Il programma permetterà di concentrarsi sui lavori più importanti, senza disperdere le risorse per singole pubblicazioni o singole attività. Anche le singole iniziative sono importanti. Il programma però ci aiuterà a realizzare i lavori più importanti, quelli che richiedono più risorse. Anche le iniziative della società sono molto importanti. Prevediamo un fondo speciale per le iniziative private attraverso concorsi, perché non solo lo Stato, ma anche la società civile sa cosa è importante e cosa deve essere fatto. Come ho già accennato, i monumenti sono molto importanti, ma questo programma non parla solo di questo. I monumenti di pietra, cemento e metallo, eretti nella prima parte del secolo, servono per raccontare cosa è importante per lo Stato. Ma credo che i musei, i centri di insegnamento siano i migliori monumenti che si possano costruire oggi. Altra cosa da valutare sono le nuove tecnologie, le app che ci permettono di arricchire la conoscenza. L'insieme di queste cose aiuterà a capire meglio chi fosse Jonas Žemaitis e qual è stata la lotta per la libertà, per avvicinarla al presente, per farla diventare parte del nostro essere. Un altro aspetto che vorrei rimarcare è il modo con cui vogliamo vedere i nostri combattenti. Ancora oggi, spesso, sono visti come vittime. Sì, è vero, hanno sacrificato anche le loro vite, ma la cosa più importante è che hanno combattuto. Sono stati uomini coraggiosi,
ed è così che li vogliamo ricordare. Siamo una nazione che ha combattuto e vogliamo ricordare coloro che hanno combattuto non come vittime, bensì come eroi.